Il dono, nella nostra cultura di donne e uomini dell'Occidente, richiede una giustificazione. Non è per così dire un atto consuetudinario, un atto della vita quotidiana. È un atto che richiede degli eventi particolari. Noi abbiamo creato le occasioni per donarci, per scambiarci doni, compleanni, nel sud Europa gli onomastici, alcuni eventi particolari, le cresime, le comunioni, le ricorrenze dei matrimoni, le nozze d'oro, le nozze d'argento. Il Natale è questo grande evento che è già quasi preannunciato dalle luminarie nelle nostre città, che l'Occidente ha inventato mettendo insieme laici, religiosi e anche religioni diverse, per appunto consolidare insieme questo grande evento che è il dono. Perché nella cultura occidentale noi non abbiamo, questa naturalità predisposizione al dono? Perché noi siamo una cultura, e non è una sottolineatura etica, è una sottolineatura antropologica, culturale, che è quella del possesso delle cose, dell'acquisto delle cose, dello scambio delle cose. Non abbiamo il marchio del dono perché nella cultura occidentale quello che prevale, che è sempre prevalsa, è la cultura dell'io, di un io forte, di un io completo, di un io che si autodefinisce nella sua autonomia. Pensate alla vostra terra, pensate a questa città, che ha visto fin dal Settecento fiorire figure di imprenditori saldissimi che hanno creato ricchezza, lavoro, appunto all'interno di un'interpretazione della vita attraverso un io forte, autonomo, come quello dell'imprenditorialità. Ci sono altre culture, per cui si può dividere il mondo in una sorta di dicotomia geografica. Da una parte l'Occidente, un po' ossessionato dal tema del guadagno, dal tema del denaro, che in questi ultimi anni, pensate a Wall Street, che in questi ultimi anni ha esasperato una visione finanziaria della vita, e dall'altra un secondo, un terzo mondo, non so più quanti siano, dove lì è un po' più debole, pensate alle culture dell'India, pensate alle culture zen, pensate alle culture di certi paesi del Sud America, dove prevale di più la solidarietà, lo scambio, appunto la cultura del dono. Ripeto, non voglio dare nessuna connotazione etica a queste due dicotomie, a questi due mondi, sono due dati culturali. Un grande sociologo del secolo scorso, Max Weber, diceva che in fondo c'è un rapporto diretto tra lo sviluppo dell'imprenditorialità e l'etica protestantesima. Ci sono delle eccezioni. Io vengo dal Veneto, sono nato sul lago di Garda e sono cresciuto a Verona. Il nord-est è stato contrassegnato in questi ultimi anni nell'immaginario collettivo del nostro paese come il posto dei soldi, gente assatanata intorno ai schei. Eppure, ed è degno della massima nota, nel Veneto ci sono le punte più alte di volontariato. C'è un volontariato diffuso soprattutto nelle giovani generazioni. Ora, come si spiega tutto questo? Si spiega, o meglio, ci si può riflettere sopra pensando che per certi aspetti il dono sotto forma di servizio è come se scomparisse, resta il servizio, e il servizio spesso non è visto come un dono, ma è visto come una svolta, come dire, volontaristica, di tipo individuale, dove il collettivo diventa un fatto abbastanza momentaneo e non stabile. Il volontariato, il dono offerto solo come forma di servizio, talvolta rende il dono un gesto inconsapevole. I miei amici volontari dell'est, del nord-est del nostro paese, non sanno in fondo di donarsi, lo fanno con una naturalità simile a quella che poi di giorno li porta a lavorare tantissimo intorno all'impresa, intorno al lavoro, intorno all'accumulo della ricchezza individuale. Cos'è dono? Secondo un sociologo americano, dono è
ogni prestazione di beni o servizi effettuata senza garanzia di restituzione. Questo è il dato centrale. Si dona senza aspettare di essere risarciti, al fine di creare, alimentare o ricreare il legame sociale tra le persone. Quindi c'è un tratto del tutto oblativo nei confronti dell'altro, si crea l'altro, si crea il legame con l'altro attraverso la donazione del sé o di oggetti o di servizi. Non c'è nessuna attesa di restituzione e di scambio. Su questa base volevo introdurre la seconda parte della mia riflessione introducendo un concetto di ambiguità rispetto al donare. E non do ad ambiguità nessuna connotazione etica. L'ambiguità è una speciazione psicologica che contiene aspetti diversi di una realtà, molteplici, trattenendo i quali noi possiamo di tale realtà cogliere aspetti che tendenzialmente non riusciamo a cogliere, anche perché scomodi, anche perché perturbanti. C'è un'ambiguità di primo ordine che sperimentiamo spesso anche nel nostro paese attraverso i media. Padre Alex Zanotelli, un missionario comboniano di grande valore, un grande uomo, recentemente ha detto: i poveri in realtà non hanno bisogno della nostra carità, ma solo di modifiche strutturali. Eppure noi doniamo attraverso i telefonini 2 euro, 5 euro, partecipiamo alle galoppate televisive. Perché facciamo questo? Probabilmente, dice padre Alex Zanotelli, per pulirci la coscienza, nel caldo, nelle stanze comode delle nostre case, noi con un gesto anche generoso, anche altruistico, doniamo e in questo sembriamo tranquilli nel partecipare a una missione collettiva della quale non siamo artefici, ma della quale siamo seguaci e che in fondo, se noi riflettiamo bene, non risolve il problema dei donati, che hanno bisogno, che avrebbero bisogno di ben altro. Eppure tutto questo avviene in maniera abbastanza diffusa e continua in tutto l'Occidente. E di fronte anche a eventi drammatici, sono stati ricordati i terremoti di Tahiti, noi doniamo poche lire, pochi euro e con questo per certi aspetti laviamo le nostre coscienze di occidentali rispetto a questo altro mondo misterioso nel quale succedono catastrofi, nei confronti delle quali siamo solo capaci, dice padre Zanotelli, di intervenire da lontano senza preoccuparci delle ragioni profonde che generano quei bisogni così drammatici in quelle popolazioni così sofferenti. Ma c'è un'ambiguità di secondo ordine che forse è anche più speciosa, forse anche più perturbante, sulla quale riflettere insieme stamane. Noi, come rappresentanti di Sapiens, donne e uomini, nasciamo mancanti. È un dato biologico, non è né un bene né un male. La natura è. La natura non è classificabile in termini di difetti o di superiorità. Le donne e gli uomini, per una serie di situazioni legate alla speciazione umana, all'evoluzione che ci ha portato a Sapiens, nascono con un tratto di mancanza biologica. Cosa vuol dire? Vuol dire che il cucciolo della donna e dell'uomo, a differenza dei cuccioli degli animali superiori a cui noi partecipiamo, cioè i mammiferi, non riescono a sopravvivere da soli. I nostri cuccioli hanno bisogno di qualcuno che li prenda, una madre mediamente brava, o chi sostituisce questa madre, e li porta al seno. E in questo sopravvivono. In questo gesto fondamentale, che spesso è dimenticato, c'è uno stato di mancanza che ci accompagna per tutta la vita e che sviluppa un sentimento di carenza. Questo sentimento di carenza non può essere risolto dall'accaparramento o dal possesso di beni, può essere risolto solo dalla relazione con l'altro, che rimanda a quell'antica relazione con la madre dalla quale noi abbiamo tratto la nostra origine e attraverso la quale noi siamo sopravvissuti. La relazione con l'altro diventa dono, diventa scambio, è uno scambio altruistico,
Nulla è più altruistico del gesto della madre che porge un seno a una piccola bocca affamata. Nel dono c'è il riconoscimento dell'altro e attraverso il riconoscimento si fonda l'identità che poi sostanzialmente accompagna lo stato di mancanza in una svolta però evolutiva. Noi attraverso questo cerchio, che è un cerchio virtuoso e non vizioso, siamo diventati quello che siamo qui, in questo posto così sofisticato, come un teatro, in una città così bella come Como, di fronte a un evento come TED, che è un evento alto di cultura collettiva adulta. Tutto questo nasconde tuttavia un dato di ambiguità. Intendo, e ripeto, un qualcosa che ci porti ad approfondire la situazione relazionale. Guardate queste due parole, hostes e hospice, sono due parole della lingua latina che hanno un significato opposto, lontano. La prima nemico, la seconda ospite. Hanno la stessa radice os, che deriva da una radice indoeuropea che significa che significa casolare, casa, calore. Nella lingua tedesca contemporanea, Hof è tutto ciò che indica albergo, locanda, dove ti danno qualcosa di buono, ti danno un letto, del mangiare, ospitalità. Ma la casa rivela contemporaneamente il nemico e l'ospite. Nella casa c'è anche l'insidia. L'ospite che arriva è intrusivo, è qualcosa che ci trafigge dopo un po' di tempo, che si mette al nostro posto, che dice qualcosa di inusitato rispetto a quello che noi siamo abituati a sentire della nostra casa e di noi stessi. È perturbante. Il dono arriva inatteso nella sua specificità. È capace di essere intrusivo e di interpretare aspetti della nostra personalità che noi non conoscevamo o che se abbiamo conosciuto abbiamo riposto in luoghi nascosti della nostra anima perché sono disturbanti. E il dono può scavare, può mettere in luce questi aspetti. E allora diventa una struttura con due facce, una faccia positiva e una faccia che non è negativa in sé, ma che è una faccia perturbante proprio perché scopre il perturbante che è in noi, perché appunto scava, interpreta, ci porta a cogliere di noi alcuni aspetti, ripeto, che noi al limite conoscevamo inconsapevolmente, ma che l'atto del dono, il dono in sé, quell'oggetto o quel servizio o quel gesto, hanno riportato alla luce da un passato sepolto, ma non per questo meno vibrante e meno vero. Ci sono aspetti a volte fascinosi in tutto questo, ci sono aspetti a volte inconsueti, ci sono aspetti che perturbano, che lasciano una striscia di non detto, una striscia di imbarazzo, una striscia di inconsueta tribolazione affettiva. Riandiamo a certi proverbi della nostra cultura anche contadina, nella nostra cultura del secolo scorso. L'ospite dopo 3 giorni, oddio arriva la mamma, dice che non sa quando andrà via, resta a lungo con noi. Cosa facciamo? L'altro ieri in televisione hanno riproiettato un film di Woody Allen, Blue Jasmine, che è la storia di 2 sorelle. E quando la sorella non sofisticata arriva a casa, la sorella sofisticata, alta borghese, si preoccupa della propria vita personale che è sconvolta, dell'arrivo della sorella che peraltro gli fa molto piacere. Quando apriremo un dono a Natale e scopriremo che non sarà così vicino a noi, ricordiamoci di questo incontro in una mattina triste, ma non per questo meno feconda. Grazie.